Ciao a tutti e ben ritrovati un'altra volta qui su Pianeta Mountain Bike. Voi vedrete questo video quando il meteo sarà uggioso, le giornate saranno molto corte e probabilmente pioverà un sacco. Noi lo abbiamo girato invece nello splendido contesto di Friburgo in Svizzera, a Givisiez, dove si trova la sede di Scott Sports, perché lo avete capito da quello che c'è qui davanti, ossia la nuova Scott Scale, il modello che probabilmente molti di voi si aspettavano e speravano di vedere presto, soprattutto dopo quello che è stato anche il lancio della Scott Spark, che ha un po' rivoluzionato il modo di vedere una biammortizzata. Ha conferito anche a questa mountain bike un nuovo look e soprattutto delle reference indispensabili per la creazione di un nuovo design. Si tratta della mountain bike, di una delle mountain bike hardtail con più successo a livello mondiale e quella che più a lungo ha portato successi in casa Scott. 2009 la prima vittoria in Nino Schurter, la Scott Scale aveva ruote da 26, il secondo passaggio è avvenuto con le ruote da 29 e poi la trasmissione con monocorona e l'integrazione dei cavi e di tutti gli altri sistemi. La Scale torna dopo diverso tempo, era dal 2017 che non veniva rinnovata, però attualmente quella che è la Scale 2023 è rappresentata da una soluzione mai vista. I 4 pilastri su cui si basa il nuovo progetto di Scott Scale sono infatti design, peso, integrazione e performance. Questo telaio solo parzialmente riprende quello della Scott Scale precedente, quanto invece condivide forse maggiori aspetti e tecnologie con il telaio Scott Spark introdotto lo scorso anno. 2 anni di sviluppo complessivo per riuscire ad arrivare alla versione che vedete qui davanti. Ebbene, parlando di design, il telaio di questa nuova versione può essere suddiviso, come per la Spark, su 2 basi differenti di sviluppo. Una parte inferiore in cui è stata ricercata la massima rigidità, mentre quella superiore a cui è stata conferita la massima leggerezza. Il primo progetto della Scale aveva dei foderi alti innestati più in basso rispetto a quello che vedete attualmente. Sono servite 4 versioni per arrivare a questa definizione della Scale, in cui il drop, quindi la distanza tra il tubo orizzontale e i foderi alti, è di 30 mm. È una soluzione che potesse essere funzionale e esteticamente avanzata. I 2 triangoli sono collegati da un elemento mai esistito sulla Scale, che va a rinforzare quello che è uno dei punti di maggior flessione e stress per il telaio, ossia quello del piantone, con un piccolo ponticello che fa proprio da collante tra i 2 triangoli. Un design molto pulito, ricercato, che sembra quasi modellato dal vento, ed effettivamente sono stati molti i mesi di progettazione per arrivare a questa versione definitiva, che nella parte inferiore vede le forme riprese un po' dal progetto Spark, ossia tubi abbondanti, sezioni massicce per conferire appunto rigidità ma anche reattività, perché i foderi bassi sono molto abbondanti. Nonostante ciò però le forme non hanno portato a un peso elevato, bensì ha continuato a scendere fino ad arrivare per la versione SL, che ha un telaio HMX SL per l'appunto di 847 grammi. Sappiamo tutti che per arrivare a valori sempre più bassi è necessario un vero fine tuning. Il lavoro si è concentrato sui materiali e quindi su il posizionamento delle fibre di carbonio per la performance, ma anche la tipologia. Ci sono 3 versioni del telaio Scale con pesi differenziati sulla base della versione scelta, e sono HMX SL, l'HMX e l'HMF.
3 piattaforme in cui varia il peso ma non variano le tecnologie applicate. Per il lato performance Scott ha dovuto sviluppare anche uno strumento di test virtuale per decidere quali potessero essere gli orientamenti e le fibre da utilizzare, con quali quantitativi e in quali punti, per conferire il massimo della performance a questo telaio. Come si può osservare, nella parte della serie sterzo sono state eliminate le porte di accesso delle guaine per utilizzare tutto quello che è il sistema di Syncros, il combo con il manubrio Fraser, ma anche per gli allestimenti inferiori un cockpit che potesse far passare i cavi direttamente dentro l'attacco manubrio e successivamente nella serie sterzo. Sono state anche modernizzate le geometrie. Scott è riuscita a dare quella visione ancora più avanguardista di una hardtail che molti si aspettavano, e quindi la nuova scale adesso presenta geometrie innovative con un angolo di sterzo posizionato a 67,9 gradi, quindi molto slack, e un piantone sella di 77,4 gradi, 1,4 grado più verticalizzato rispetto alla versione precedente. Allo stesso modo è stato allungato il reach di ben 20 mm con una misura di 442 mm nella taglia M. A livello di forme è cambiata radicalmente e sono stati introdotti altri componenti in gomma che consentissero di riuscire ad abbassare ulteriormente il peso, eliminando tutti i componenti in alluminio. Il modello che abbiamo provato qui a Friburgo è appunto quello che rappresenta il top di gamma, il telaio più leggero che Scott abbia mai realizzato, con una componentistica pensata per il mondo racing. Abbiamo dato una pesata a questa versione che è allestita con un manubrio integrato Syncros Fraser IC SL-XC, ruote Syncros Silverton con un canale interno da 30 mm e un cambio elettronico SRAM Eagle AXS X01, e quello che è venuto fuori è un peso di 8,94 kg. Bene, ora saliamo in sella e parliamo un attimo delle sensazioni che abbiamo avuto in questi 2 giorni a Friburgo. Volevamo iniziare a parlare della Scott Scull che abbiamo proprio qua sotto, magari con un po' più di freschezza, ma siamo partiti super fast, e questa volta non è stata colpa degli spagnoli ma del mood molto racing degli svizzeri. Siamo vicino all'headquarter di Scott e stiamo provando la nuova Scott Scull, un modello pensato per la gara. Le geometrie incidono molto su quello che è il posizionamento e il feeling sia in fase di pedalata che in fase di discesa. Infatti quello che in un primo momento abbiamo osservato è una posizione molto avanzata. La bici sembra quasi piccola per la nostra taglia, perché comunque si tratta di una taglia M con un'inclinazione del tubosella che è passata a ben 77,4 gradi, il che vuol dire 1,4 gradi di più rispetto alla versione precedente, che, ricordiamolo, risale al 2017. In contrapposizione a questa verticalizzazione del tubosella c'è un angolo di sterzo da 67,9 gradi, un bel passo in avanti verso quelle che sono le geometrie moderne, attuali, ed era effettivamente doveroso un cambiamento di questo tipo
Posizionamento molto avanzato, dato appunto all'angolo di sterzo, ma una guida che risulta effettivamente molto confortevole. Una pedalata efficace e la posizione giusta a puntino in ogni frangente. Questa è una sezione abbastanza ripida di salita, ora spiana leggermente, però il bello è che la posizione è sempre ben avanzata, che permette nel migliore dei modi una spinta efficace senza doversi muovere eccessivamente sull'avantreno, appunto per trovare un miglior baricentro e un miglior punto di spinta. La Scottscale è per tutti coloro che cercano una bicicletta per il mondo racing, che non vogliono scendere a compromessi in quanto a peso e performance, con un modello che sia altamente performante e allo stesso tempo leggero. È per tutti coloro che vogliono affrontare le loro uscite full speed con tanto margine di trazione in salita e la leggerezza giusta per riuscire a performare in discesa, dove le geometrie possono spingere veramente all'utilizzo più racing. Di questo allestimento RCSL due cose ci hanno positivamente sorpreso, oltre a delle elevatissime performance in discesa e in salita, dove non è mai mancato grip, velocità, performance e correvolezza, anche permissività. Questa nuova versione può allestire anche gomme da 2.5. Su questo allestimento la gomma Maxxis è da 2.4 WT, quindi già un'impronta molto estesa. La seconda cosa sono stati i freni Trickstaff piccola, che sono freni con il più piccolo serbatoio e pompante sul mercato. Forse è considerabile uno dei freni più performanti sul mercato per il cross country. L'unica cosa che aggiungeremo è un reggisella telescopico per poter aumentare il movimento in sella anche nei tratti più tecnici. Se siete arrivati a questo punto del nostro video, vuol dire che Scottscale ha un piccolo posto nel vostro cuore. Allora, prima di salutarvi, vi ricordiamo di cliccare sul link in bio per scoprire tutte le versioni, gli allestimenti, i pesi della Scottscale 2023, mettere un bel like, iscrivervi al canale e come sempre gas aperto. Ciao, alla prossima!